12 errori disastrosi che fai sicuramente quando parli in italiano, se non sei un madrelingua italiano. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, molto probabilmente fai questi errori. A dire la verità, anche alcuni madrelingua italiani fanno questi errori. Però per lo più questi errori vengono fatti da chi impara l'italiano come lingua straniera. Questi errori sono disastrosi e li devi assolutamente evitare. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Prendiamo la frase: Grazie mille Luca per questa buonissima lezione. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'aggettivo buonissima. Allora, il fatto è che l'aggettivo buono ha due superlativi, buonissimo e ottimo. La scelta tra buonissimo e ottimo dipende dal sostantivo. Con alcune parole si può scegliere, cioè si può usare sia buonissimo sia ottimo, con altre parole no. In questa frase dovremmo dire: Grazie mille Luca per quest'ottima lezione. Quindi ecco, ricordati questa cosa, con alcune parole non puoi usare buonissimo. Prendiamo la frase: Ho comprato qualche pomodori. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la parola pomodori, non perché io abbia qualcosa contro i pomodori. Non ho niente contro i pomodori, anzi, li mangio abbastanza spesso. Il fatto è che dopo l'aggettivo qualche bisogna usare un sostantivo singolare. Quindi devo dire, per esempio, ho comprato qualche pomodoro, ho comprato qualche mandarino, ho comprato qualche pompelmo. Non bisogna dire ho comprato qualche pomodori, ho comprato qualche mandarini, ho comprato qualche pompelmi. Ecco, mi raccomando, ricordati questa cosa, con qualche si usa il singolare. Non dire nativo. Per esempio, non dire vorrei parlare l'italiano come un nativo. Oppure vorrei parlare con dei nativi italiani. In queste frasi c'è un errore. L'errore riguarda la parola nativo. Il fatto è che in italiano nativo è un sinonimo di indigeno e indica una persona originaria di un determinato luogo. Se ti riferisci alla prima lingua di una persona, devi usare la parola madrelingua. Quindi le frasi diventeranno: vorrei parlare come un madrelingua italiano e vorrei parlare con dei madrelingua italiani. Quindi ecco, se vuoi parlare come un madrelingua italiano, non dire nativo. Prendiamo la frase: Ti ringrazio per queste lezioni di italiano. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la parola questi. Il fatto è che il sostantivo lezioni è femminile, quindi bisogna dire ti ringrazio per queste lezioni di italiano. Le parole che terminano con il suffisso zione sono tutte femminili. Quindi al plurale dovremo dire, per esempio, queste dichiarazioni, queste affermazioni, queste azioni, queste informazioni, queste trasformazioni e così via. Non dire bravo. Una persona mi ha scritto: Complimenti Luca, questo video è davvero bravo. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'aggettivo bravo. Questo aggettivo di solito non si usa in riferimento alle cose, ma si usa in riferimento alle persone. Per esempio, io posso dire: il tuo avvocato è davvero bravo. Quel cantante è davvero bravo.
È un bravo ragazzo, è davvero una brava persona, ma non posso dire questa canzone è davvero brava, perché, come dicevo, bravo si usa in riferimento alle persone. Quindi ecco, mi raccomando, non usare l'aggettivo bravo in riferimento alle cose. Non dire grazie tante o tante grazie. 9 volte su 10 queste espressioni vengono usate in modo sarcastico. Per esempio, mi hai appena detto una cosa ovvia. Praticamente mi stai dicendo che 2 più 2 fa 4. Tante grazie, lo so anch'io. Oppure, attento, c'è un gradino. Tante grazie, lo vedo il gradino, non sono cieco. In queste frasi tante grazie non viene usato per ringraziare, ma per fare un commento sarcastico. In generale, se vuoi usare una versione più forte di grazie, ti consiglio di dire grazie mille. Una persona mi ha scritto: non preoccuparti per questa cosa, nessuno non la nota. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la parola non. Non puoi dire nessuno non la nota. Devi dire nessuno la nota senza non. Se cambi l'ordine delle parole, però, puoi usare il non. Per esempio, puoi dire non la nota nessuno. Analogamente, non puoi dire nessuno non li legge, però puoi dire non li legge nessuno. Quindi ecco, ricordati questa cosa. Se nessuno è all'inizio della frase, non si usa l'avverbio non. Non dire basico. Per esempio, non dire sto imparando l'italiano basico, oppure vorrei imparare l'italiano basico. In queste frasi c'è un errore. L'errore riguarda l'aggettivo basico. Il fatto è che in italiano questa parola non si usa in questo modo. Basico non significa quello che pensi. In ogni caso, se dici italiano basico, si capisce subito che non sei un madrelingua italiano. Infatti, un madrelingua italiano direbbe italiano di base, non italiano basico. Per esempio, potresti dire sto imparando l'italiano di base, oppure vorrei imparare l'italiano di base. Quindi ecco, non dire basico oppure basica. Una persona mi ha scritto: questo video mi è piaciuto molto. Questa frase è sbagliata. Con il verbo piacere, infatti, come ausiliare non si usa avere, ma essere. Quindi bisogna dire questo video mi è piaciuto. Mi raccomando, fai attenzione perché quando si usa il verbo essere come ausiliare, il participio deve concordare. Quindi devi dire, per esempio, la gita mi è piaciuta. Devi dire piaciuta con la A perché gita è un sostantivo femminile. Allo stesso modo devi dire questi libri mi sono piaciuti con la I perché libri è un sostantivo maschile plurale. Non dire poiché. Non siamo nel 1923. Ho fatto anche la rima. Per esempio, non dire non sono andato poiché pioveva. La congiunzione poiché si usava in questo modo 100 anni fa. Se non sei nonna papera, ti consiglio di usarla soltanto quando la causa precede la frase principale. Dipende dall'ordine delle frasi. Per esempio, puoi dire poiché pioveva, non sono andato, ma non sono andato poiché pioveva.
Invece di usare poiché, ti consiglio di fare come fanno quasi tutti e di usare perché oppure perché. Non dire a tutti. Prendiamo la frase. Vorrei ringraziare a tutti gli studenti. Questa frase è sbagliata. L'errore riguarda la preposizione a. La forma corretta sarebbe vorrei ringraziare tutti gli studenti, quindi senza a. In italiano, infatti, si dice ringraziare qualcuno, non ringraziare a qualcuno. La confusione forse è dovuta al fatto che in italiano si dice anche dire grazie a qualcuno. Quindi diremo vorrei ringraziare tutti gli studenti e vorrei dire grazie a tutti gli studenti. Una persona mi ha scritto: la tua classe mi è piaciuta molto. Questa frase è sbagliata. L'errore riguarda la parola classe. In questo caso non si usa la parola classe, ma si usa la parola lezione. Quindi la persona avrebbe dovuto dire la tua lezione mi è piaciuta molto. Il fatto è che in italiano la parola classe significa un'altra cosa. In primo luogo viene usata per indicare un gruppo di studenti che studiano insieme. In secondo luogo la parola classe può indicare l'aula in cui si fanno le lezioni. Detto ciò, la parola classe non è un sinonimo della parola lezione e non può essere usata per indicare una spiegazione data da un insegnante. Se sei arrivato o arrivata fin qui, significa che vuoi parlare correttamente l'italiano. Ti invito pertanto ad andare sulla mia pagina Patreon. Sulla mia pagina Patreon trovi centinaia di lezioni che ti aiuteranno sicuramente a migliorare il tuo livello di italiano. Sulla mia pagina trovi anche le trascrizioni e altri contenuti extra. Ti aspetto nel club esclusivo. Che l'affluenza sia con te.